La giornata di Bianchina. Parte 1. Il mattino e la finestra. Bianchina è una gatta bianca. Lei è molto bella. Il suo pelo è morbido come una nuvola. Gli occhi di Bianchina sono grandi e color ambra. Bianchina vive in una casa bellissima con la sua padrona, Giulia. La casa è luminosa e tranquilla. C'è sempre un po' di sole sul davanzale della finestra. Ogni mattina, alle 8, la routine inizia. Giulia si sveglia. Lei va in cucina. Giulia prende una tazza piccola. La tazza è bianca e blu. Giulia versa il latte nella tazza. Il latte è caldo. Lei mette la tazza sul davanzale, vicino alla pianta verde. Questo è il posto preferito di Bianchina. Bianchina beve il latte. È buono e dolce. Bianchina fa le fusa. È una gatta felice. Oggi Giulia è di fretta. Lei ha molto lavoro. Giulia prende il suo libro preferito. È un libro con le pagine un po' gialle e la copertina di cuoio. Giulia legge sempre questo libro nel tempo libero. Ma oggi Giulia guarda l'orologio. È tardi. Lei appoggia il libro sul davanzale, vicino alla tazza di latte. Giulia corre verso la porta. «Ciao, Bianchina, torno stasera», dice Giulia. Lei esce. La casa è silenziosa. Parte 2. L'avventura comincia. Bianchina finisce il suo latte. Poi lei guarda il libro. Il libro è aperto. Bianchina tocca le pagine con la zampa. Le pagine hanno un odore speciale, odore di carta vecchia e di storia. Ma fuori c'è il sole. Il cielo è azzurro. Ci sono le farfalle che volano. Bianchina vuole giocare. Bianchina guarda fuori dalla finestra. Lei vede il giardino. Nel giardino ci sono molti fiori colorati, rossi, gialli e blu. Bianchina vede una piccola apertura vicino alla porta del giardino. La porta è un po' aperta. Bianchina è una gatta coraggiosa. Lei salta giù dal davanzale. Lei cammina sul pavimento di legno. Lei arriva alla porta del giardino. Bianchina spinge la porta con il naso. La porta si apre. Bianchina è fuori. L'aria è fresca. Bianchina corre sull'erba verde. L'erba è morbida sotto le sue zampe. Bianchina si sente libera. Lei corre sotto gli alberi.
Lei gioca con una foglia secca. La foglia vola con il vento. Bianchina salta e cerca di prendere la foglia. È divertente. Parte 3. L'incontro speciale. Bianchina cammina lungo il muro della casa. Lei arriva in un vicolo stretto. Il vicolo è silenzioso. All'improvviso Bianchina vede qualcosa. Un gatto nero è seduto su un cassonetto di metallo. Il gatto nero è grande e forte. Lui ha gli occhi verdi come lo smeraldo. Il gatto si chiama Nerino. Nerino guarda Bianchina. Bianchina guarda Nerino. Per un momento il tempo si ferma. Nerino scende dal cassonetto. Lui cammina verso Bianchina. Bianchina non ha paura. Lei è curiosa. Nerino si avvicina e annusa il muso di Bianchina. Bianchina fa miau. Nerino risponde miau in deltali. Loro sono innamorati. È un amore a prima vista. Nerino dice a Bianchina: «Vuoi vedere la città con me?» Bianchina risponde: «Sì». Bianchina e Nerino camminano insieme. Loro sono una bella coppia, una gatta bianca e un gatto nero. Sembrano il giorno e la notte. Parte 4. Esperienze inaspettate. La città è grande e rumorosa. Bianchina e Nerino vanno al parco. Al parco ci sono molti bambini. I bambini corrono e ridono. C'è anche una fontana. L'acqua della fontana brilla al sole. Bianchina e Nerino bevono l'acqua fresca. Poi loro salgono su un albero alto. Dall'albero loro guardano le persone. Vedono un uomo con un cane. Vedono una donna con un gelato. È tutto molto interessante per Bianchina. Poi loro vanno al mercato. Il mercato ha un odore forte di pesce e pane fresco. C'è un pescivendolo molto gentile. Lui vede i due gatti. Il pescivendolo taglia un piccolo pezzo di pesce. Lui dà il pesce a Nerino. Nerino lo mangia e ringrazia il pescivendolo con un miau. Poi il pescivendolo dà un pezzo di pesce anche a Bianchina. Bianchina è felice. Il pesce è delizioso. Dopo il mercato, Bianchina e Nerino vanno vicino al fiume. L'acqua del fiume scorre lentamente. Ci sono delle pietre grandi nel fiume. Bianchina salta da una pietra all'altra. Lei è molto brava. Nerino la segue.
Loro giocano vicino all'acqua per tutto il pomeriggio. Parte 5. Il ritorno a casa. Il sole inizia a scendere. Il cielo diventa arancione e rosa. È il tramonto. Bianchina è un po' stanca. Lei ha camminato molto. Lei guarda Nerino. Devo tornare a casa, dice Bianchina. Nerino capisce. Io ti accompagno, dice Nerino. Loro tornano nel giardino di Giulia. La casa è tranquilla. Giulia non è ancora tornata. Nerino saluta Bianchina. A domani, bella gatta bianca, dice Nerino. A domani, bel gatto nero, risponde Bianchina. Nerino salta sul muro e sparisce. Bianchina entra in casa. Lei sale sul davanzale. La tazza di latte è ancora lì, ma è vuota. Il libro di Giulia è ancora aperto. Bianchina si accuccia sul davanzale. Il posto è caldo e confortevole. Lei chiude gli occhi. Lei pensa alla giornata fantastica. Lei pensa a Nerino. Bianchina si addormenta. Lei sogna di correre con Nerino sotto il sole. La sua vita è piena di felicità. Se poteste trasformarvi in un gatto per un giorno e girare liberamente per la città, quale sarebbe il primo posto che visitereste? Rispondi alla domanda nei commenti.